Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o Luna o Venere in Sagittario solo per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà agosto 2025. Lo facciamo iniziando da una bella croce celtica dove vedremo tutte le dinamiche energetiche che intercorreranno nella tua vita per il mese di agosto. Vediamo qual è la narrazione che la tua anima metterà in scena sulla vita vivendo, come dice il grande padre della psicologia archetipica James Hillman, e poi andremo ad approfondire l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese. Allora, Sagittario, vediamo. Sagittario, agosto 2025, cosa accadrà? Sagittario, agosto. Allora, come iniziamo il mese? Ostacolo, sfida principale, le radici della situazione, cosa ci lasciamo alle spalle, il cielo, il potenziale, futuro immediato, come scivolerà la prima parte del mese, come ti senti nella seconda parte del mese, le influenze esterne che ci saranno, le tue speranze e le tue paure e il risultato finale per te in questo mese. Cosa accadrà? Allora, sistemiamo un attimino le carte. Vabbè, più o meno, sì. Ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro sciamanico di apertura. Allora, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa accadrà nel mese di agosto per te? Allora, andiamo a vedere. Due di coppe, inizio del mese con unione, scambi. Il mese parte con un incontro d'amore, può essere un incontro d'anime, un legame che si rinnova tra te e qualcuno, oppure che nasce un nuovo legame, un rapporto, può essere un rapporto esistente che vive un momento di profonda connessione e mi parla sia d'amore o di un'alleanza con qualcuno, però qua c'è di una sincera intesa. Mi può parlare di un partner romantico, di un nuovo alleato, qualcuno che si offre in maniera autentica, ok? Si apre in questo modo il mese. Ok, vediamo qual è l'ostacolo, la sfida principale per te. Sì, il dare e ricevere. Il 6 di denari. Allora, il 6 di denari qua come ostacolo, sfida principale, mi dice che la sfida principale è bilanciare dare e ricevere. Per esempio, ci può essere una relazione o una situazione in cui uno dei due dà più dell'altro, oppure si aspettano cose che non sono in equilibrio. Per esempio, potresti anche dover gestire questioni di denaro, aiuti, generosità che vanno dosati, mi spiego, può essere un amico o un partner che chiede del sostegno, oppure un datore di lavoro o un collaboratore che gestisce delle risorse in modo impari, ok? Quindi è questa la sfida di questo mese, il dare e ricevere, l'equilibrio appunto in questo. Vediamo qual è le radici, che è anche il passato, no? Beh, qua abbiamo un bellissimo Cavaliere di Bastoni. Il Cavaliere di Bastoni alla base c'è il tuo stesso fuoco del Sagittario. E qui vediamo la voglia di esplorare, di bruciare anche le tappe a volte. Quindi è la tua stessa foga, il tuo stesso fuoco del Sagittario che può essere sollecitato o da un uomo o da un'energia appassionata, impulsiva, desiderosa di muoversi nei tuoi confronti. Può essere una persona che è entrata nella tua vita o che entra nella tua vita portando molto entusiasmo e movimento, oppure la tua stessa energia, tanto quello che accade fuori è il riflesso della tua interiorità, no? C'è molto fermento interno qua. Quindi qua mi può parlare o di un amante focoso o di un uomo vivace che non si ferma, un avventuriero,
o ripeto la tua stessa energia che brucia nel subconscio, no? Brulica. Vediamo nel passato recente cosa è successo. Qua abbiamo un 8 di denari, ti vedo impegnato, impegnato. Ti lascia alle spalle un periodo di lavoro concentrato, un apprendistato o una fatica meticolosa. Mi dicono che hai investito tanto tempo ed energia a costruire o a imparare. Anche far funzionare le cose su di te, no? I denari sono il corpo, sono la materia, anche a far funzionare le cose nel tuo corpo, nella tua quotidianità. Ti sei impegnata, ti sei impegnato. Sì, è come se avessi fatto un praticantato, non so se si può dire così, penso di sì, come artigiana della tua vita, artigiano della tua vita. Vediamo adesso qual è il massimo potenziale in questo mese per te. Vediamo. Sì, ti sei stancata un po', alleggerirti dai pesi, 10 di bastoni. Allora, il massimo potenziale per te è portare finalmente a compimento un grande peso, cioè arrivare alla fine di un ciclo impegnativo, scaricare un peso che ti porti addosso da tempo. Può trattarsi di responsabilità, dei compiti o un carico emotivo che ora sei pronta a posare giù. Può darsi che ti sia portata addosso anche delle responsabilità su chi si è appoggiato a te, anche famiglia o partner che scaricano un peso, oppure la tua stessa ombra che ti dice porta, cioè non portarti dei pesi addosso. Quindi il massimo potenziale in questo mese è portare finalmente a compimento questo grande peso, ok? Vediamo che cosa accade quindi, il futuro immediato, cioè come prosegue questa prima parte del mese per arrivare alla seconda. Bello, re di bastoni, guarda che bella sta carta, lo sciamano col lupo c'è qua. Allora, nella prima metà del mese tu diventi il leader del tuo fuoco. Prendi in mano la situazione con coraggio e nuova visione, impeto, con grande saggezza. Se seconda parte del mese inizia con una guida ispirata tua, cioè ci metti la faccia nelle cose che fai, cioè ti prendi proprio, cioè vedo tanto impeto, tanta grinta. Oltre a questa tua energia la puoi specchiare all'esterno anche con un uomo maturo, passionale, o un imprenditore o un artista, oppure ripeto è il lato di te che osa ardere, osa farsi vedere, che osa ispirare anche gli altri. Mi spiego? Ok, vediamo adesso seconda parte del mese come ti senti. Allora, qua abbiamo una scelta da fare nella seconda parte del mese, c'è un 2 di spade, non sai da che parte andare, è tempo di scelta nella seconda parte del mese. Allora, ti senti un po' divisa, incerta o incerto, forse stai proteggendo il tuo cuore, no? Con il 2 di spade. Io ripeto, qua vedo delle decisioni da prendere. Dove vado? Qua, qua. Ci sono quindi delle decisioni da prendere che forse preferisci rimandare, oppure è semplicemente un conflitto interno. Oppure puoi avere a che fare con un partner che non sa decidersi. Seconda parte del mese, perché ti vedo qua animata nella prima parte del mese da qualcosa di importante e poi è il carico per realizzare qualcosa che accade il mese, 15 giorni dopo. Vediamo le influenze esterne. Ci picchia il 3 di spade. Intorno a te c'è dolore però. O qualcuno che sta male, molto male, a livello emotivo. Qua dice che l'ambiente esterno porta dei dolori o delle verità taglienti che possono ferire, però oppure anche la fine di un triangolo emotivo o di un'illusione. Allora, qui la vita ti mostra delle cose che fanno male, ma sono necessarie per liberarti, mi dicono. E può essere un ex che riappare, che sta male, amici che ti rivelano delle verità, oppure semplicemente le circostanze esterne che rompono le illusioni. Ricorda il dare e avere la sfida ostacolo di questo mese. Il giusto dare e avere qua tu hai
un grande impeto nel voler fare le scelte sagge. Ecco perché magari ti prendi del tempo qui rispetto a queste circostanze esterne anche che arrivano. Magari ti sei presa o ti sei preso carico di responsabilità oltremodo di familiari o di amici o di parenti. È tempo di alleggerirsi, qua ti vedo carica, perché l'ambiente esterno porta dei carichi qui. A te ti vedo forte. Vediamo quali sono le tue speranze e le tue paure. Sì, la regina di spade. Allora, nella profondità ti auspichi di avere lucidità di tagliare ciò che non serve, di governare la tua vita con razionalità, cioè facendo le scelte giuste, alla luce di un pensiero lucido. E talvolta però puoi temere anche la solitudine, la freddezza, no? Oppure di diventare troppo tagliente e difensiva. Ci possono essere delle persone che ti parlano di alcune storie finite o delle persone attorno a te. Queste persone possono essere una donna indipendente, separata, forse single, che mostra un cammino di rigore e tu ti trovi a dare dei consigli o aver supportato questa persona a livello emozionale nel passato. Non lo so, ti sto facendo degli esempi. Sì. Vediamo comunque come poi mettiamo dei chiarimenti, l'esito finale per te in questo mese. Sì, il 6 di spade qua c'è. Guarda, il mese si conclude con un viaggio di transizione. Lasci le acque agitate per muoverti verso rive più tranquille. Mi può indicare un reale spostamento fisico oppure un passaggio mentale ed emotivo che ti porta via dal dolore delle circostanze qua vedo esterne dove non sai deciderti, no? Ti porta a fare la scelta di uscire da situazioni di difficoltà o di un impasse mentale, no? Questa strada, il mese si conclude con nell'andare verso una pace nuova. Può esserci anche una persona che ti aiuta a traghettare, oppure il tuo stesso spirito guida che sceglie di voltare pagina. Quindi prendi questa decisione con la quale si apre la seconda parte del mese, ok? Guarda, in tutta onestà io ti devo dire che questa stesa mi sta parlando di un mese dove scegli la libertà e lasci andare indietro e lasci andare le cose che ti appesantiscono. Perché agosto si apre con un incontro d'anime, no? Due di coppe, che mette a nudo il bisogno di equilibrio nel dare e ricevere. Alla base brucia la fiamma dell'avventura. Dopo tanta dedizione pratica, no? Ora il potenziale massimo per te in questo mese è liberarti finalmente da pesi eccessivi, per diventare il leader appassionato della tua vita. Ma che succede a metà mese? L'incertezza ti chiude un po' il cuore, mentre fuori il mondo mostra dei tagli dolorosi. Nel profondo vuoi essere chiara o chiaro, tagliare il superfluo e alla fine qua io vedo che trovi il coraggio di partire per nuove acque più serene. Ok? Sia a livello in termini fisici che in termini puoi spostarti fisicamente che in termini proprio mentali e spirituali, no? Ribadisco, per te vedo è un mese per scegliere la libertà e lasciare indietro ciò che ti appesantisce. Ok? Vediamo di farci chiarimenti con i miei tarocchi. Allora, subito sul 2 di coppe. Di cosa mi parla il 2 di coppe? Perché il 2 di coppe? 3 di bastoni, c'è un'apertura di cammino qua, guardare verso il nuovo. Può essere una persona che arriva da lontano, oppure aprirsi verso nuove possibilità in quest'unione, il rinnovo di una relazione verso il nuovo, con piccoli passi, no? O fare un viaggio con una persona. Vedo che c'è l'apertura di cammino qui, che hai atteso, 7 denari, con la condivisione con l'altro. Può essere un incontro d'amore, un incontro, un'alleanza con qualcuno. Vediamo adesso di cosa mi parla questo dare e avere, il 6 di denari al blocco. Cavaliere di spade, forse ci sono state delle verità taglienti qui, o ci sono state dette delle parole taglienti, o possono essere dette in questo mese delle parole taglienti. Fatto sta che il Cavaliere di Spade qua, come sul 6 di denari, mi dice difendi i tuoi confini, il giusto dare e il giusto avere.
difendi i tuoi confini. Non farti carico di troppe responsabilità, difendi i tuoi confini, di le cose che devono essere dette con la lucidità della regina di spade, non temere di isolarti o di essere troppo tagliente. Vanno messi dei confini. Vediamo in delle situazioni dove non c'è bilanciamento, no? Anche a livello lavorativo, a livello emozionale. Il 10 di bastoni. Allora, il potenziale, il 10 di bastoni, sì, il 10 di spade. Qua ci sono delle situazioni pesanti che giungono al termine. Ti sei portato addosso il peso di una morte mistica, di una rinascita anche, no? 8 di coppe, quindi l'esigenza di andare verso lo sconosciuto e di lasciare il conosciuto che seppur ti ha nutrito però non ti nutre più. Quindi ecco perché prendi tanta forza alla fine della prima parte. Re di bastoni, 6 di denari, guarda, metti in chiaro le cose e ti danno equilibrio. 6 di denari. Sì, qua prendi le redini della situazione e con questo bellissimo re di bastoni diventi il leader, la leader appassionata della tua vita, togliendoti da pesi eccessivi, ritrovando un equilibrio quotidiano nella vita, anche rivendicando delle questioni a livello pratico, lavorativo. Ti vedo accesa o acceso, ok? Anche a livello emozionale con le persone, magari hai dato tanto, oltremodo caricandoti di pesi, responsabilità qua, boom. Ok, vediamo un po' di cosa mi parla il 2 di spade. Come ti senti 2 di spade, 9 di spade, ci sono delle ansie, delle preoccupazioni che ti affliggono nella seconda parte del mese, non sai che decisione prendere. Il 9 di spade è un po' sogni ossessivi, pensieri ossessivi che ti bloccano, no? È come se chiudessi il cuore. La vita ti mette davanti delle scelte, probabilmente sono queste influenze esterne che attiri. Fammi vedere che cosa parlano le influenze esterne, cosa arriva dall'esterno, come ti vede anche l'esterno. Vediamo 3 di spade. La regina di spade. C'è una persona qui che può essere una persona che conosci bene, con la quale c'è stata tensione, un rapporto freddo, c'è gelo. C'è una persona qua con la quale c'è stato un dolore o con la quale c'è un dolore che può rientrare o comunque tu non sai che, oppure ti può parlare, non sai che decisione prendere. C'è una situazione da determinare all'esterno, dire basta a una certa situazione. Non preoccuparti di rimanere sola, isolata qua, perché questo è importante per te affinché tu possa dare delle direttive alla tua vita in questo mese. Vediamo un po' 6 di spade. La regina di bastoni, guarda come stai bella, oh bello, io ti vedo piena nel tuo splendore, con la magia nelle mani, dicendo di sì quando devi dire di no, dicendo di sì quando devi dire di sì e dicendo di no quando devi dire di no, andando verso nuovi lidi. Prendi in mano una situazione qua, ti vedo molto agguerrita o agguerrito, anche molto attraente, molto magica, molto o magico, magnetico. Diciamo che, come ti ho detto prima, in questo mese tu scegli la libertà e lasci indietro ciò che ti appesantisce e rifiorisci. Che rifiorisci. Ok, vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Fino a questo momento abbiamo i segni dell'Ariete, Leone, Sagittario come te, Acquario, Gemelli, Bilancia. Sì, questi sono i segni principali, c'è molto fuoco come te qua. Sì. Vediamo ancora. Tu scegli la libertà in questo mese. Sagittario, oracoli. Hai la precedenza, guarda come stai una bomba, stai. La scelta è solo tua. Questo 2 di spade, no? Dai la priorità alle tue necessità. Darai priorità alle tue necessità, senza sovraccaricarti più. Cos'altro? Seguirai il tuo sesto senso, avrai un sesto senso accesissimo, intuito e sesto senso accesissimo, e poi ti consigliano di stare a contatto un po' con il sole, con la natura, perché devi ricaricare l'energia. Stai a contatto con la natura, guarda queste belle immagini, questo re di bastoni, guarda che bello qua, cioè un po' come questo devi stare vicino all'albero con gli animali o comunque vicino all'albero, agli alberi, la natura, perché questa carta ha molto a che fare per me con il recupero delle energie
soprattutto nella seconda parte del mese, perché ti vedo qua con dei pensieri un po' ossessivi e sono solo pensieri, solo spade sono. E allora entra in gioco l'energia della natura, cioè hai bisogno di luce, immergiti nella natura e innalza la tua energia, che ti vedo un po' presa da preoccupazioni che girano solo nella tua mente, ok? Quindi un po' più di mare, un po' più di lago, un po' più di natura, un po' più di parco, soprattutto per innalzare la tua energia e andare verso questa grande, bellissima risoluzione del mese, ok? Allora, adesso ragazze mie e ragazzi andiamo a vedere l'amore. Ci mettiamo un oracolo di questi, sia che tu abbia qualcuno sia che non ci sia nessuno. La stesa di base è questa, quindi rimane questa come tu scegli la libertà anche in amore in questo mese. Libertà da paure, condizionamenti, anche triangolazioni laddove ci fossero. Sì, ti sposti, viaggi, vedo un'energia molto autonoma qui. Vediamo, amore per te. Scegli l'amore di te in questo mese, anche se sei in coppia. Ok? Hai capito che voglio dire? Cioè, rivendicare i propri confini dà anche la possibilità all'altro di esprimere i suoi, la sua unicità. Ok. Peso della famiglia, peso, peso. Qua ci sono dei pesi della famiglia di responsabilità. Magari non hai delegato, no? Il potenziale in questo mese è proprio quello di liberarti da pesi eccessivi che magari non hai delegato a qualcun altro. Ci può essere il peso della famiglia proprio, delle responsabilità, qualcosa che ha creato con i figli a casa, una situazione pesante, che ha inficiato magari le relazioni anche, oppure è da parte di una persona con la quale sei in connessione questa cosa. Vediamo un po'. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore agosto 2025 Sagittario? Il sole, una bellissima carta. Ti vedo contenta, contento. Qua il sole mi parla di lato gioioso, giocoso. Poi arriva una sorta di che faccio adesso, sotto di spade, un po' in sentirsi impantanata, impantanato. E il 4 di denari. Guarda, io qua sto vedendo che c'è la prima parte del mese, con cui sia la prima parte c'è questo sole, no? Questa gioia che arriva in te. Nella seconda parte è come se ti volessi un po' proteggere, proteggessi un po' il tuo cuore, non ti slanci tanto nella seconda parte del mese. Ti vedo un po' bloccata o bloccato, ma sono pensieri. Vedi questa immagine? C'è lei che si guarda in uno specchio d'acqua, è libera dalle catene, però nell'acqua vede le catene. Però lei è libera, sono un po' di blocchi mentali. E quindi col 4 di denari ti vedo un po' più chiusa, un po' più riservata. Ti apri agli amici, alle amicizie, però rispetto al rapporto a due, soprattutto come ho visto qua nella seconda parte del mese, ti vedo un po' più riservata, un po' più riservato. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Qua abbiamo il mago. 9 di spade, c'è questa persona che ha dei pensieri ossessivi, 4 di bastoni, però poi vedo un incontro. Questa persona vedo che ha una forte voglia, sì, che regina di bastoni, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna, non importa. Ha una grande voglia di stare insieme, di celebrare tra di voi, con pochi amici o tra di voi. Però porta in sé delle preoccupazioni, 9 di spade qui, e tu non sai cosa fare bene con questa persona. Anche qua abbiamo 2 di spade tu e 9 di spade, no? Questa persona vuole manifestare con te qualcosa, ma delle preoccupazioni, ti sogna incessantemente, vorrebbe qualcosa da te, non te lo dice, dei pensieri ossessivi, vorrebbe realizzare, stare con te, un incontro, c'è questa energia qui. Vediamo alla fine cosa succede in amore per te. La regina di coppe, l'imperatore, il papa. Qua si prendono decisioni importanti che stavi aspettando. Questa persona la vedo molto seria nei tuoi confronti. Qua vedo che si riporta ordine, stabilità. Il papa è una persona sicura, sicura, è una persona matura, è una persona sicura. Proprio quello che stavi aspettando, regina di coppe. Che tu sia uomo o donna non importa, Forse volevi anche maggiore stabilità da parte di qualcuno, maggiore concretezza, maggiore rigore nel prendere posizioni e decisioni. Qua ce l'hai. Qua infatti abbiamo la morte, avviene un cambio in amore per te. Di cosa mi parla il Papa?
6 di spade, 6 di spade, 6 di spade. Io vedo che qua c'è uno spostamento. Scusami. Allora, stavo dicendo, io vedo che qua c'è uno spostamento da questioni che cioè si prendono si fanno delle scelte autorevoli, si fanno delle scelte autorevoli come ci insegna il Papa, di andare dove non ci sono più difficoltà, dove tutto viene sistemato, dove c'è un certo rigore e anche saggezza, rigore e saggezza. Fammi vedere una cosa, energia positiva per te in amore. Ok, ok, capito. 9 di coppe, guarda, ti dico una cosa, Io ti vedo felice e contenta, il 9 di coppe, è contento, il 9 di coppe mi parla di un'energia realizzata tua personale, è un'energia autonoma. Adesso vi faccio uno spartiacque. Per alcuni di voi decidete di allontanarvi da qualcuno. O da qualcuno o da una situazione con qualcuno, di non caricarvi di responsabilità oltremodo, questo peso della famiglia, no? E vedo che vi si alleggerisce la cosa e vi vedo contente o contenti con il 9 di coppe. Quindi o vi allontanate da qualcuno o da una situazione con qualcuno, vi togliete il peso di alcune responsabilità che non erano vostre, vi vedo contente, ok? O contenti. 6 di spade, cioè prendete questa ferma decisione. Per altri di voi potete fare un viaggio o uno spostamento, incontrare una persona di spessore e seguire però il ritmo della tua natura, senza accelerare le cose, perché ti vedo con il tuo benessere personale senza interagire più di tanto, cioè far fluire le cose perché prendi la decisione di stare bene, di libertà da pregiudizi, preconcetti, responsabilità. Io ti vedo stare bene. Vediamo ancora questo 9 di coppe. 7 di coppe, vedo che si aprono delle possibilità. Per alcuni di voi single ci sono più possibilità. Più possibilità. Vedo un incontro con vedo diversi incontri per alcuni di voi. Vedo che tornate di nuovo a sognare. Il 7 di coppe al positivo è un'immaginazione attiva che puoi avere soltanto se stai bene emotivamente. Io ti vedo stare bene emotivamente dopo tanti pesi che ti sei portata o portato. Energia negativa. Il paggio di coppe, energia negativa, qua è come se potresti aver avuto a che fare con persone immature. Qua c'è il Papa, è come se tu prendessi la maturità giusta per dire questo sì, questo no. L'asso dei denari. Alcuni di voi rinunciano a qualcosa che non è ancora sulle vostre corde, perché magari è più immatura la cosa. Vediamo perché paggio di coppe. 3 di coppe. Guarda, tu hai voglia di leggerezza, ma leggerezza seria, come dici tu. Hai voglia soprattutto di stabilità tua emotiva. E la leggerezza te la prendi come sai tu, cioè che non è superficialità, ecco, questo è il senso. Quindi scansi un po' la superficialità e ti dai più alla leggerezza che viene grazie all'acquisizione spirituale che hai avuto a livello emotivo, mi spiego? Quindi puoi dire di no a qualcuno qui, che non è su questa frequenza qui, insomma, mi spiego? Ci sono anche delle problematiche un po' erano legate ai figli qua, un po' ai figli. Diciamo che se questo è il tuo caso, io ti vedo sollevata o sollevato in questi tempi. Che energia ha il Papa? Vedi Cavaliere di Bastoni, infatti. Per molti di voi siete voi questa energia, è un impulso a prendere delle decisioni importanti per la tua vita che ti portano a stare bene, fare le scelte che ti fanno stare bene, senza condizionamenti. Per altri invece arriva questa persona qui e tu la vaglierai alla luce della tua nuova consapevolezza, ok? Vediamo invece cosa ci dicono i miei oracoli lui-lei, potenti, e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Qua abbiamo anche i segni del toro forte, te l'ho ripetuto, del leone, Ariete. Vediamo un po'.
Amore, non ti ho mai dimenticata, se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. Se tornano degli ex qua, voi nonostante avete il cuore aperto, però è come se gli pagate un po' con la stessa moneta, il 6 di denari al blocco, mi spiego? Vediamo un po' cos'altro. Voglio fare l'amore con te, c'è una persona che vuole sentirti vicino a livello sensuale. Sono sempre accanto a te, una persona che sta sempre accanto a te, però sei tu che prenderai i tuoi spazi in modo anche deciso, deciso. Vediamo cosa mi dicono questi altri oracoli. Sagittario, amore. Qua c'è un amore ritrovato. Amore ritrovato. C'è un Ulisse fa la sorpresa a Penelope. Ti vedo stare bene e felice, quindi al di là, qualsiasi scelta farai in questo mese a livello amoroso, ti vedo soddisfatta o soddisfatto. Sì, c'è il Re Artù, è lo stesso come il Papa. E qua effettivamente una persona molto seria, come ti dicevo qui, però te la prendi con i tuoi tempi, ok? Cioè sei contenta di questa cosa, non acceleri le cose, non affretti le cose, sai quello che vuoi, ti vedo stare bene emotivamente, che è la base di partenza, no? Delle scelte consapevoli. Vediamo cos'altro ci dicono queste. Qui ed ora. Sì, sì, co-creare. Guarda, mi dicono che ci sono delle ottime potenzialità in un rapporto in questo mese. Guarda come ti vedo, che ti ho detto, felice, felice. Qualsiasi scelta farai ti vedo felice. Per ognuno di voi è diversa perché siamo migliaia. Il succo è il giusto dare, il giusto avere e soprattutto non mercanteggi amore, ma dettando le regole del tuo cuore, l'altra persona fuori risponde a quella tua unicità, ok? Adesso, ragazzi miei, ragazzi, facciamoci un sunto di tutto con le pazzesche carte del drago immaginale e vediamo qual è il rituale della buona riuscita per te in questo mese. L'amante mistico, l'amante ctonio, sotterraneo, l'amante sotterraneo è lo sposo celeste e la sposa celeste è la stessa cosa, è l'amante mistico. E vabbè, questa è la carta delle carte, la carta delle carte. Adesso te la leggo per capire cosa ci dice. Te la leggo, non voglio riassumerti niente, voglio proprio dirti parola per parola. Allora. Allora, sono e non sono. Sono l'amore, sono la terra e il cielo. Sono una presenza forte, sono invisibile ed evanescente come un sogno, un miraggio. Sono un veicolo potente, sono il corpo del drago a cui ti puoi aggrappare per viaggiare attraverso i mondi. Il responso per te di questo mese è questo. Hai necessità di sviluppare la consapevolezza del transito, la capacità di viaggiare attraverso i mondi, visibile e invisibile, morte e vita. La risposta che cerchi non è nel mondo di mezzo, nello stato di coscienza ordinario, cioè nella realtà che vediamo tutti i giorni, no. Devi viaggiare altrove e hai bisogno di sviluppare la consapevolezza della presenza del tuo grande traghettatore, della tua grande traghettatrice, che è proprio l'amante mistico, sposo o sposa celeste. Allora, scusa, c'è l'aria condizionata. Allora, ctonio infatti significa sotterraneo, del mondo infero, che non è inferiore, piuttosto sarebbe da vedere come interiore. Il mondo sotterraneo, l'underworld, rappresenta le viscere della grande madre. Lo sposo o la sposa sotterranea è il grande traghettatore, la grande traghettatrice, che ogni notte quando ti addormenti ti trasporta nel mondo sotterraneo e ti riporta nel mondo di mezzo a ogni risveglio.
Quando scivoli nella tristezza, per esempio, compi un viaggio ctonio sotterraneo. Se puoi fare ciò in assenza di paura, con consapevolezza, scopri che si tratta di un'esperienza molto arricchente e positivamente trasformante, un'opportunità, proprio come quella del seme quando entra nella terra fertile e lì permane protetto, arricchendosi di forza e nutrimento per prepararsi alla fioritura. Proprio quando vi dicono la tristezza, la malinconia, accoglietele, quello è la terra fertile dove va il seme. Il mondo ctonio è ricco di tesori che puoi cogliere solo se compi il viaggio senza paura, non respingere le emozioni sotterranee. Con consapevolezza. A tal fine la guida del tuo amante mistico è fondamentale per farlo. Ovviamente, trattandosi di uno spirito, è androgino, ma ti è consigliato vederlo nelle sembianze maschili o femminili a seconda di ciò che muove di più il tuo immaginario erotico. Infatti, la relazione con l'amante ctonio è una relazione erotica, cioè creativa, procreativa. È nell'unione con questo spirito che tante immagini vengono rese manifeste, tanti eventi vengono prodotti. L'amante sotterraneo può anche essere visto come celeste, perché il mondo infero e il mondo dei cieli possono essere considerati il riflesso l'uno dell'altro. Adesso ti do il rituale della buona riuscita. Più volte al giorno soffermati a fare 10 respiri più profondi del normale. Durante questi respiri senti dentro al tuo cuore il battito del cuore del tuo amante ctonio. Solo questo devi fare, più volte al giorno. Sentilo dentro il battito del tuo cuore, lui che è lì con te o lei. In questo mese sarai la custode del matrimonio mistico. I sogni possono prevedere il futuro, perciò il futuro può essere cambiato. E ciò che non è desiderabile può essere trasformato. Il tuo amante mistico, il tuo spirito guida, può condurti nei luoghi più profondi dei sogni ed esaltare le tue doti innate e il potere rivelatore della notte. Sarà un viaggio bellissimo quello che farai questo mese, con l'unione col tuo amante mistico. Ragazze mie, ragazzi, è stata una stesa rivelatrice potentissima. Riascoltatevela, come dico sempre, durante il mese, perché quello che adesso hai interiorizzato sarà diverso fra 2 giorni e le cose si applicheranno mano a mano, ok? Detto questo, ti ringrazio per essere con me, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!